Con Garage & Roll stiamo andando alla scoperta dei sotterranei musicali delle nostre città, ripercorrendo un viaggio musicale nella storia dei garage di ieri e di oggi. Luoghi simbolo già da tempo dove coltivare idee e talenti e dar voce all'espressione artistica. Andremo a trovare gli artisti direttamente nella loro tana creativa, dove ci racconteranno le loro storie e il loro sound. Nati nel 2005 dalla fusione di idee e suoni, gli Isolati Fenomeni sono una band con la valigia sempre pronta, veloci e attivi come asteroidi. Oltre 10 anni di attività alle spalle, centinaia di concerti, partecipazioni a festival e ospitate radio e tv. Il loro sound è estremamente personale. Nella loro musica troverete sonorità funky, blues, elettronica e vintage pop, un mix di suoni e generi. Reduci dal successo ottenuto nei più importanti festival nazionali che internazionali, dove hanno partecipato con i videoclip Malady, eccoli oggi a Garage & Roll. Andiamo ad incontrarli! Ciao amici di Garage & Roll, eccoci qui per una nuova puntata. Come sapete a noi non piace ospitare ma farci ospitare dagli artisti e scoprire e farvi scoprire le loro tane creative, il luogo dove prende forma il tutto. Eccoci qui oggi con gli Isolati Fenomeni. Ciao. Ciao Lara, ciao a tutti gli amici di Garage & Roll. Allora, benvenuti. Ci portate verso la vostra sala. Andiamo. Andiamo. Cioè Loredana, voi siete stati addirittura un poster di Cioè, un'icona generazionale. Ahimè, abbiamo scoperto gli altarini. Nell'86 abbiamo scattato questa foto e Cioè ci ha pubblicato e guardate come siamo oggi. Praticamente uguali, ma non è vero, è uno scatto del 2009 e il poster è stato realizzato per il videoclip Malady, perché è quello che è ambientato negli anni 80. Esatto. E ci piaceva scherzare sul fatto di esistere già a quell'epoca. Ricordo ancora quando ho detto sì a chi senza vergogna spergiurava di portarmi giù la luna. Ora però è solo rabbia tutto quello che ho, ma questo tu non lo sai. Se questa è vita francamente non so. Due buoni indizi adesso in mano li ho, quattro pareti strette intorno a me e lunghe notti insonni chiedermi se per caso tu già lo sai. Come sai, ce lo fai, non l'hai chiesto mai. La schina è attaccata, adesso ci prendiamo un bel caffè con un gruppo veramente di fenomeni, vi presentiamo, perché sono apposto un'isola di fenomeni. E quindi adesso Lara ve li presenterà. Isola di fenomeni non l'avevamo mai sentito, tante ce ne hanno detto. Però si è sentito però un'isola a volte viene usato come insieme di persone che stanno ma tanto l'isola dei famosi, invece adesso è l'isola dei fenomeni, grande. Ok, perché ci hanno fatto sentire veramente ben accolti quest'oggi e quindi noi isola. Va bene, ok, adesso Lara vi presenterà. No, si presentano loro, guarda, i nomi li facciamo dire a loro direttamente. E sono... Ognuno dice il suo, certo. Aldo, Alessandro, Eugenio e Leonardo. Non ci sto ed ho deciso ormai di dirti di no. Vincerò sulla tua faccia la sorpresa che... Per quanto riguarda la musica, noi abbiamo appunto sentito sonorità, insomma, funky, blues, no? Delle sonorità anche un po' retro. Traete ispirazione da qualcosa oggi? Diciamo che nel nostro genere ognuno di noi ha un'esperienza musicale completamente diverso. Chi dal folk al jazz, al metal pure lui magari un pochettino più un rock classico, la Led Zeppelin, e quindi diciamo questa fusione di suoni forse rende il progetto un pochettino particolare, perché certo, magari ci può stare una solo rock e poi subito dopo invece una solo jazz con la tastiera, come abbiamo e sentito, certo. E quindi forse questa particolarità fa la differenza, certo, una manciata di note fuori posto. Esatto. una manciata di tasti neri, dai, vai. Abbiamo iniziato con il progetto incentrandoci sulla ricerca di sonorità vintage. Volevamo tirar fuori un po' di succo dagli anni 70 e poi successivamente dagli anni 80 e buttarli all'interno del progetto, attualizzandoli negli anni 90. in tempi non sospetti, perché adesso queste cose le fanno un po' tutti. Poi diciamo che ci ha aiutato molto in fase di registrazione di questo album
il nostro tecnico del suono Alfonso Laverghetta, co-arrangiatore che ci ha aiutato veramente tanto. Ciao Alfonico. Tra meno di un anno torniamo, ci abbiamo altri pezzi, ne abbiamo molti. Pescare la fortuna, chiudere gli occhi e poi si vedrà, sentire il passo della vita, sincronizzandolo alla nostra età. Ecco il segreto della felicità. E voi vantate di un primato, quello di essere stati un po' dei precursori di una dinamica che oggi ha preso piede, no? E insomma, scegliendo nel 2014 un'alternativa alla SIAE. Ebbene sì. Allora, tutto è nato dal fatto che non sapevamo scrivere la musica, ma non è vero, non è così. Perché in SIAE devi depositare lo spartito. No, non è così, tra l'altro non è neanche più così, grazie alla liberalizzazione o quasi liberalizzazione si può depositare direttamente l'incisione adesso anche in SIAE. Abbiamo creduto fin dagli albori di una possibile, futuribile liberalizzazione in Italia. Abbiamo depositato i nostri brani a Patamu, salutiamo Adriano, il CEO di Patamu, e poi affidato i nostri diritti d'autore a seconda del tipo di diritti a Patamu e a Soundriff. Salutiamo anche Davide Datri di Soundriff. Stiamo facendo salutazioni, stiamo dando tutti, ciao a tutti, facciamo tutti hanno un po' contribuito. E hanno tutti un po' contribuito e abbiamo avuto tutti ragione, perché SIAE proprio da ultimo è stata sanzionata dall'antitrust per abuso di posizione dominante, adesso ci sono 6 procedimenti anche davanti alla Corte di Giustizia europea, e insomma la liberalizzazione della gestione del diritto d'autore sta prendendo piede. Nel 2006 avete fatto il primo album, no? Che si chiamava In Viaggio? Si chiamava In Viaggio. E poi invece direttamente nel 2016 è stato... raccontateci un po' la vostra carriera discografica. Dopo 10 anni avete fatto il vero primo album, diciamo. Non è il vero primo album, ma è un nuovo primo album. Ecco, diciamo che eravamo molto diversi chiaramente 12 anni fa, no? E quindi c'è anche il poster, non so se è di 12 anni fa, dove mostravamo le pagine. La foto e lo scatto è del 2009, facciamo vedere. E siamo molto cambiati, così cambiati, ci sono state tante vicissitudini, cose di fatti di salute, la vita, per periodi di stop, che cambiavano, miriade di chitarristi che cambiavano, erano sempre scritti a matita, anche tu sei scritto a matita, cioè, non è vero, lui è scritto meno a matita, lui è scritto meno a matita degli altri, fino degli ultimi altri perlomeno, perché ha resistito. Ma in quanto tempo? Sono 2 anni? No, di più. Sono 2 anni. 2 anni, dai, sì, 2 anni. Come li hai convinti dopo questa serie infinita di provini? La cosa strana è che si ripresentava alle prove. Era sempre... voce ancora. No, soprattutto studiava i pezzi. E portava anche nuove idee. Ho detto, ma questo non è un chitarrista. Cioè, che cos'ha? È un tipo malato. No, i motivi sono stati essenzialmente 2. Uno che è molto resistente, l'altro che è un creativo, cioè contribuisce molto allo sviluppo del progetto. E infatti ci sono molte cose che bollono in pentola, anche e soprattutto grazie a Eugenio. Eugenio, guarda te. Grazie a tutti comunque, non è insomma poi... fai il modesto, dai. No, beh, c'è pure che... Fare il modesto è colpa tua. Se così riprenderei da qui. Sì, se fosse così, forse potresti. Il respiro limpido dell'alba scioglie il ghiaccio via dal cuore. Quanto basta ad accettare la contraddizione di vivere. Gli asteroidi, no? Che voi lo avete definito un itinerario interstellare, dove le tappe del percorso assumono più valore della meta stessa. Io vorrei chiedervi quali sono le tappe più importanti e significative della vostra carriera, se ci sono, se c'è qualche tappa che vi ha caratterizzato. Allora, intanto è tutto collegato al concept del viaggio. Noi abbiamo iniziato il percorso con
un album intitolato In Viaggio, perché appunto immaginavamo di compierlo questo percorso, di staccarci da terra, di decollare con la punta un po' storta, però decolliamo lo stesso. E le tappe, appunto gli asteroidi sono le tappe sono le esperienze, sono i sentimenti, sono le persone, e vale anche per il percorso della band, non solo per il concept dell'album. Grazie al nostro videoclip Maladì di Santa Di Santis e Alessandro D'Ambrosi, che sta prendendo premi e riconoscimenti. Siamo arrivati a circa una trentina di festival internazionali fino adesso. È arrivato addirittura in proiezione alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Quello era una domanda che mi ero preparato io, essendo comunque un filmmaker. No, mi ricollego al discorso del videoclip. Diciamo, in un momento dove il videoclip, diciamo, c'è molta produzione, è diventato, io dico, un po' un grande selfie. Quali sono i consigli per fare un buon videoclip? Consigli forse non siamo in condizione di darne, perché siamo un po' dei neofiti anche noi di questa ambiente, di questa esperienza, diciamo, però ne abbiamo visti molti. Ne abbiamo visti molti e abbiamo notato che è molto importante selezionare bene gli autori, i registi, il regista, lasciarlo lavorare, perché è un'opera a sé, è un'opera sua. Esatto. Lasciarlo libero di esprimersi e di mettere nel lavoro la sua professionalità, perché questo lavoro avrà un percorso che è connesso, ma in linea di massima prescinde dalla musica che tu fornisci. Tu contribuisci a quest'opera, ma non ne sei il titolare. Allora, dicevamo appunto che Asteroidi è il primo album che si indossa. Sì, che vuol dire? Vuol dire che ce l'ho qui, vedi? Adesso non vi spaventate. Non è pesante. No, guarda, prova. Oddio, la vedi un po' sanguinante. Allora, intanto maschietti non vi spaventate, perché in realtà diciamo, la versione originale è un portachiavi, ma questa è una chiavetta, questi qui, vedi? C'è il meraviglioso della stacchi, vedi? No, spettacolare. Stupendo. Ah, bellissimo. Sì, non ho mai visto una band così creativa e originale in questo senso. Ascoltate l'album, Assolutamente. ci trovate su YouTube, su tutte le piattaforme, poi anche qui cioè sti ditini. Usateli, non costa niente, cliccate un po', mi piace qua, c'è l'aula, ma che ci vuole, ma che ve costa, no? Forza, su! This sentimental disease, my world's falling into. Only one peu de toi, j'ai exploré trop longtemps. Cet espace indifférent, étranger et sombre autour de. Donnez-moi un peu de toi, j'ai exploré trop longtemps. Cet espace indifférent, étranger et sombre autour de moi, autour de moi, autour de moi, autour de moi, autour de moi. Come mai, dato che appunto i nostri spettatori sentiranno l'album, la scelta appunto del francese e dello spagnolo per i vostri testi? Il francese e lo spagnolo, Cioè, guarda, il francese di Maladì. Il francese di Maladì è nata in francese. Tra l'altro io devo dire è una lingua che mastico pochissimo, nel senso a livello proprio elementare. Sono riuscita a scrivere anche con l'aiuto e le correzioni, a volte un po' distratte, di Ale, che è madrelingua. E quindi è nata così, perché il brano raccontava di una situazione, di sentimenti, di una certa delicatezza appunto di questi sentimenti, che nell'immaginario collettivo il francese è una lingua molto dolce, delicata, e quindi è venuta, è romantica, è venuto fuori proprio così. Invece cosa sia successo per scrivere Defendersi, cioè in realtà la versione latina di Indizi, devo dire non ricordo neanche come. Non lo so, ci sei svegliato una mattina e una mattina stavo lì, ho detto questa la faccio in spagnolo. Questa la faccio in spagnolo, questa adesso la faccio in spagnolo. Non so, sicuramente i motivi non erano commerciali, sono stati per molti. Diciamo adesso la vendiamo in America Latina. Ne abbiamo avuto anche un giapponese maccheronico. Va bene, intanto noi niente, vi lasciamo i nostri adesivi.
nostro piccolo gadget. Con gli adesivi li lanceremo, però insomma, metteteli. Grazie ragazzi. Quindi cari band, se volete assaggiare il nostro caffè, avere i nostri gadget, ce ne saranno anche di nuovi, contattateci all'indirizzo email info@garageroll. No, ho sbagliato. No, vabbè, sul nostro sito c'è l'entry form sul sito, esatto, garageroll.com. Esatto. Ok, perfetto. Ringraziamo gli Isolati Fenomeni, l'ho detto bene adesso. Ma non era l'isola dei fenomeni. Mi è piaciuto però. Va bene, meno male che ti è piaciuto. Quindi, no, dicevo, dopo aver visto il disco orecchino, la prossima volta cosa ci presenterete? Il vinile orecchino. Che ne so, Il vinile orecchino. no, che ne so, la musicassetta vaso da notte, non per esempio. Chi lo sarà sa, un ritorno chi lo infatti sa. della musica stessa, Le telecamere di Garage Roll magari. passeranno qua a fare un saluto. Ok. Grazie mille. Ciao a buonasera. tutti. Ciao. Oggi ti rendo quello che dai, quando tra poco lo saprai. Nella prossima puntata di Garage and Roll, una nuova band, una nuova storia, una nuova location, un nuovo box e tanta musica. Ciao da Garage and Roll.